Abbiamo iniziato, ciao Daniela. Ciao. Adesso ti accompagno a rilassarti e a goderti questo bel viaggio, lungo o corto che sarà. In ogni caso sarà un viaggio in cui vedrai delle cose molto divertenti, molto belle, molto interessanti, che non sono né giuste né sbagliate, sono le tue, che provengono dalla tua fantasia o dal tuo inconscio, lo vedremo. Rispetto ai test ci sono io di persona, quindi tutto sarà più ricco, diverso, sicuro. Sicuro lo è anche il test, ma efficace. Pensa solo adesso a sgomberare la mente, dalle aspettative soprattutto, dalla domanda ce la farò, non ce la farò, ce la farai tranquillo, in ogni caso. Sgombera la mente, inspira ed espira profondamente. Inspira ed espira. Continua in modo naturale in questo modo, se puoi usando il diaframma, la pancia, un pochino, senza pensarci. Lascialo andare come movimento istintivo. Adesso inizierò lentamente a contare da 10 a 1, ascolta la mia voce, asseconda i miei consigli. 10, 9, i tuoi piedi sono pesanti. Sprofondano nel letto lentamente. Sono pesanti. 8. Questa pesantezza sale dai piedi lentamente, ma inesorabilmente e arriva fino alle tue ginocchia. Ora tutta la parte bassa delle tue gambe, dalle ginocchia in giù, è dominata da una pesantezza incredibile e piacevole. Sono pesanti le ginocchia, sempre più pesanti, e spingono quella parte del tuo corpo in giù a sprofondare nel letto. Sette. Questa pesantezza sale dalle ginocchia su, lungo le gambe, fino alle tue anche, i tuoi fianchi. Si irradia questa pesantezza
anche nella parte alta delle gambe ed ora tutte le gambe sono pesanti. Sprofondano lentamente. Sei. Da questo momento in poi, ogni rumore o eventuale movimento che percepisci attorno a te ti porta sempre più in profondità. Cinque. Il ventre e il petto sprofondano pesanti, lentamente. 'Pesanti, lentamente. Il petto e il ventre sono pesanti. 4. La schiena. Daniela ora diventa sempre più pesante. Sprofonda lentamente nel letto e ti sembra sempre più inesorabilmente pesante. 3. Le spalle, le braccia, i gomiti, gli avambracci, i polsi, le mani e ogni singolo dito delle mani fino alle unghie, tutta questa parte destra
e sinistra diventa sempre più pesante e sprofonda verso il basso, inesorabilmente sprofonda nel letto. Lentamente. Due. Questa pesantezza raggiunge il collo e tutta la tua testa. E adesso anche queste parti del tuo corpo sprofondano. La testa sprofonda nel cuscino e è pesante. Lentamente. Uh, pesante. Bene, Daniela. Ora conto da 1 a 3 e al mio 3 andrai a un ricordo o a un sogno a tua scelta. 1, 2, 3. Dimmi cosa vedi. Ah, che bello. Come? Vedo un temporale, dei lampi. Mhm. Il temporale è dove sei tu o ed è lontano? No, Sai che forse devi alzare un po' il microfono con la mano destra, perché ti sento un po' poco. Sì, puoi ripetere? è qui sopra di me. Ok. C'è anche la pioggia? Sì, sì, c'è anche la pioggia. Ok. Ti chiedo un piccolo sforzo se puoi parlare più ad alta voce, perché ti Mhm, sento proprio molto male. sì.
Ok. Vedi anche i lampi? Senti i tuoni? Non sento i tuoni, ma vedo i lampi. Prova a contarli da adesso. 1, 2, 3, 4, sempre uno dopo l'altro. Sembra un temporale normale, naturale? No, no. No? Ti sembra artificiale? Causato? Sì, sembra che non mi vogliono far vedere qualcosa, mi nascondono. Mhm. Qualcosa che è dietro il temporale? Sì, sì, come se fosse un sipario. Mhm. E questo è quello che tu vuoi? Restare all'oscuro delle cose dietro il temporale. No, no, io voglio vedere cosa c'è. Ok. Chiama i responsabili di questo temporale. Arriva un, un signore con un cappello da mago, con un mantello lungo, capelli lunghi e una barba. Come si chiama? Come? Gil, Gil. Gil Quanto è alto? è alto, forse più alto di una persona normale. Chiediglielo quanto è alto. 2,37 m. È umano? No, Chiediglielo. no, Da dove viene? mi dice dal secondo universo. Mm. Mi conosce? Conosce te o me? Me. Sì, ti ha già visto tante volte. Conosce te? Sembra di sì. Perché? Mi vuole tenere tranquilla, non lo so. Come se non dovessi vedere certe cose o cambiare idea su certe cose. Da quant'è che sta con te? Cioè, da 4 anni. Andiamo al giorno in cui Jill ha iniziato ad interagire con te, ti ha conosciuto. Forse più di 4 anni, quando ho avuto un periodo un po' difficile. Andiamo col giorno.
Vuoi? Sì, sì. Se non vuoi va bene lo stesso, eh. Restiamo a guardare i lampi del temporale. No, 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 adesso basta. Li contiamo, facciamo la collezione di lampi. No, no, no. Tu, Daniela, sei una collezionista di lampi o sei un'eroina? Sono un'eroina, sono forte. Va bene, andiamo a quel giorno. Staccati emotivamente se può darti fastidio, può coinvolgerti fortemente in maniera, su un piano emotivo, e vai a quel giorno più di 4 anni fa, in cui vedi che Gill, il mago, alto 2,30 m del secondo universo, inizia ad interagire con te. Vai lì, Daniela. Sì. Mhm. Dove sei? A casa tua? In una casa dove stavo, un appartamento, Mhm. Che succede? Con chi sei? con mio figlio, Ah. poi lui. So. Gill? Sì. Mhm. Cosa fa? Mi addosso, mi segue come un'ombra. Ma tu, diciamo, fuori da questa ipnosi, più di 4 anni fa, lo sapevi, lo vedevi? No, 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 no. Ok. Mm, E cosa provavi? Cosa stavi facendo in quell'occasione? Stavo prendendo una decisione difficile. Va bene. Chiama Daniela, no, ordina a Gill di chiamare tutti quelli che lui ha sotto di sé e sopra di sé. Dimmi sì. Allora, sotto di sé ha dei nanetti, non lo so, dei personaggi piccoli. Sì. E sopra di sé qualcosa di fortissimo. Vedo ancora questi lampi e una luce bianca forte. Mhm. Quindi sotto ai nanetti e sopra una luce bianca. Chiama la luce bianca. Mhm. Mentre la chiami, le ordini con tutta la forza che hai e la convinzione che hai di prendere la sua forma. Anche qui è un personaggio un po' come Jill, però vestito di bianco, con una barba lunga e anche un mantello bianco, Mhm, con un bastone e su un trono, su una scalinata. mhm. Come si chiama?
mi vien da dire Satana. Non lo so. Come hai fatto? Secondo me mi voleva far vedere qualcosa di differente questa luce bianca, invece è un po' come un diavolo, non lo so, come si vede nei film, non lo so, nei cartoni. Mm. Invece è nero, è scuro. Come hai gli occhi? Mi sembrano rossi e alle corna mi sembrano Le corna di che colore sono? nere, grigie, nero. Mhm. Ti fa paura? No, no. Mm-mm. Ok. Ma dove si trova rispetto a te? Più in alto, più in basso? Più in alto su una scalinata, mi sembra. Ok. Digli di togliere la scalinata, di venire giù al tuo stesso livello. Così riusciamo a capire quanto è alto. Mi sembra che scendendo diventa sempre più piccolo. Mi sembra anche lui un nanetto. Quanto è alto? Mezzo metro? 1 metro. Un metro. Adesso che rivela la sua vera altezza ai tuoi occhi, come lo vedi? Come prima? Ma mi fa un po' ridere, se devo essere sincera. Ma lui come lo vedi? Se prima, come dire, uno seduto su un trono è un No, po' spavaldo, sì. fiero, Mh. ecco. Ipotizziamo che fosse fiero sul suo trono prima, in là in alto sulla scala. Adesso come lo vedi? Adesso lo vedo, è piccolo, Mm? vedo in sé, in fondo è piccolo e non è importante. Ti aspettavi di vedere una cosa del genere? No. Sei colpita dal personaggio Satana o dai maghi, non so, la trilogia del Signore degli Anelli dove è pieno di maghi, cose così. Mi immaginavo qualcosa di più pauroso. E invece come lo definiresti? Povero stupido? Ma sì, un ridicolo. Ridicolo. Bene. Ma sì. Divertiamoci, Daniela. Crea davanti a te un foglio di carta adesiva. Mh-mh. Sopra puoi scrivere e sotto c'è una pellicola che poi togli e puoi appiccicare il tuo foglio di carta adesiva dove vuoi. Mh-mh. Crea un pennarello del colore che vuoi tu e scrivi, hai detto ridicolo? Scrivi Sì. ridicolo. In corsivo, in italiano, in un'altra lingua, in stampatello maiuscolo, come vuoi. Mh-mh. Che colore l'hai scritta e in che Vio modo? viola in Ah, bene. stampatello. Benissimo, in italiano. Sì, sì, in italiano. Bene. Togli il pelabile, togli la pellicola dietro e Mh-mh. appiccicaglielo dove vuoi. Sulle corna, sulla fronte, sulla pancia, sulla schiena. Sai quei cartelli che si mettono sulla schiena? Sì, sì. Mh-mh. Carnevale. Ce l'ho messo sulla fronte. Mh. Come stai davanti a questo gesto? Mi fa ridere. E lui come si sente? Si vuole nascondere, vuole scappare. Tu gli permetti di scappare e nascondersi. Ma no.
deve rimanere ancora qui. Per Diciamo vedere. che esatto, diciamo che lui interferisce con te. Ha un modo solo per scappare, veramente, staccarsi da te. Ma anche questo non è così possibile da parte sua. Perché in qualche modo, sebbene ancora magari non lo capisci, lui interferisce con te perché tu lo vuoi. E quando tu non lo vuoi più, lui si deve per forza staccare, cioè automatico. Mh-mh. Tutto è nelle tue mani. Se c'è qualcuno che deve andare sopra quella scalinata e sedersi sopra quel trono, l'unico che può farlo e deve farlo e ne ha i titoli sei tu. Perché tutto quello che hai visto finora lo crei tu. Anche i lampi, anche Satana, che in realtà esiste e non esiste e fa parte di tutto il tuo gioco. Questa è un'informazione molto importante. Ora analizzeremo tutte le vicissitudini che ti sei regalata in questa vita e ne cercheremo chiamandola la causa esoterica. Chiama Daniela la causa esoterica del tuo problema di ovaio policistico. Vedo vedo un rettile, non lo so. Mhm. È sopra o sotto Satana? Ma Satana non lo vedo più. No, no, chiamalo, chiamalo. Satana ci serve. Con il suo cartello sulla fronte, ridicolo. Ma è sotto a questo. È sotto il rettile. No, no, il rettile è sotto. Ah, sotto Satana. Ed è Sì, sotto anche il mago? sì, sì, anche lui. Chiedi al rettile perché questo progetto sulle tue ovaie. Mi dice un esperimento. Come si chiama questo esperimento? Così dal nome capiamo subito qual è la sua finalità. Infertile, non lo so. Infertilità. Sa infer Perché non ti vogliono fertile? Sembra che riuscirei a far imparare tante cose. So, Ai tuoi figli. sì. Ok, quindi la causa esoterica dell'ovaio policistico è questo progetto infertilità e la causa esoterica del fatto che non riesci a restare incinta con il tuo attuale partner è esattamente questa. Causa esoterica della freddezza, anche se tu non vuoi, appunto con il tuo partner, se c'è. Mi vogliono allontanare da lui. Ah, perché? Perché penso che c'è un legame speciale. È collegato questo progetto al progetto infertilità?
Sembra sì, e c'è meno possibilità se non c'è un compagno. È sempre il rettile dietro a questo secondo obiettivo? Vedo un insetto. Come si chiama? Meo. M-E-O, meo. Causa esoterica dei squilibri ormonali, con conseguente aumento di peso, malumore. E se vogliamo anche infertilità. È lo stesso progetto? Sì, sì, vedo questo insetto. A cosa assomiglia? A una farfalla, uno scarafaggio, a un millepiedi, Una cavalletta, non mi una viene il nome. la locusta o la mantide? La mantide, ecco, non mi veniva il nome. Ah, quindi è proprio una mantide. Sembra di sì. Colore verde, blu, nero. Verde, verde. Meo, stiamo vedendo tutte le tue interferenze. Causa esoterica dell'insicurezza e dell'indecisione. Ma vedo sempre ancora questa mantide, non lo so. Se lei- Vedo solo questo. Perché l'insicurezza e l'indecisione? È chiaro che se hai degli sbalzi ormonali, aumenti di peso in maniera illogica, non riesci a restare incinta come tuo desiderio, tutto questo non ti dà il controllo della situazione e ti crea quindi un'insicurezza. Può essere una conseguenza di questo progetto? Sì, mi sembra un tutt'uno, non lo so. Sempre questa mantide che Quindi il progetto infertilità è uno solo? sì. Va bene. Difficoltà a parlare e a stare in mezzo alla gente. Ma mi viene da dire entità mentale. Molto bene. Di Sì, che livello? un 4. Come vedi un'entità mentale, Daniela? E proprio adesso mi è venuta la parola e vedo questo il 4, non è che vedo. Vedi un nome dell'entità mentale? No, no. Hai una visione di questo 4 grafica? Cioè, il Sì, 4 sì,
Vedo questo 4. Di che colore è il 4? Arancioni. Mm, Giallo. arancione giallo. Quindi un po' fatto come di luce, Sì. Mh-mh. di energia elettrica. Sì, sì. Mh-mh. Ci sono altre entità mentali? Lì accanto al 4, solitamente le entità mentali sono insieme. Mh-mh. Ma vedo anche un 5. E Mm. dopo mi vien da dire collettivo però. Ah. Se è collettiva ha sicuramente una finalità, un nome. Quale? Puoi ripetere scusa? Se è un'entità collettiva, entità mentale collettiva, ha sicuramente una finalità, un nome. Quella di Ma creare mi viene da decisione? insicurezza. Ok. Quanti della tua famiglia sono collegati a questa entità mentale collettiva? Così, domanda a sorpresa. 8, mi viene. Mhm. Anche qualcuno che conosco? Sì, sì. Difficoltà a parlare, stare in mezzo alla gente, è connessa anche a quella persona? Lì mi viene da dire no. Mhm. Ma la 5 sì. Mh-mh. Sì, Sai che non ho capito cos'è la 5. insicurezza. Insicurezza. Ok. Ce ne sono altre? 2, vedo un 2. Mhm. Invece non penso su quelle 3 lì. Perfetto. Vai Daniela, all'ultima. Se ne è fatta più di una. Ultimo episodio di Costellazioni familiari. Vai lì. Mh. Dimmi se ti vedi le persone che c'erano quel giorno, tutte quelle che ti ricordi, e dopo i saluti, le presentazioni, esci, come dire, dalla visione dall'esterno, come se tu fossi un cameraman con la Mh-mh. telecamera in braccio e guarda tutto dall'esterno, ma in termini energetici, quindi quando è toccata a te, quando tu hai impersonato un determinato personaggio per qualche sconosciuto delle costellazioni, la madre, la sorella, la cugina di questo uomo o donna che era presente, e dimmi uno o due episodi importanti che la tua anima conosce perfettamente e che ti mostrerà subito, immediatamente. Se sono più di due, bene, se sono meno di due, cioè uno, bene lo stesso. Ah-ah. Nella costellazione di gruppo.
Non lo so, vedo come una energia nera che circola intorno. Mhm. La nebbia è di chi? Del posto, di chi la conduce, degli altri, tua? Ma io penso degli altri. Guardalo. Siete Tu avevi all'epoca Gilla e Satana. Tanto immacolata non eri. o di tutti, anche compresa me. Con questa visione, come definiresti i tuoi casi di costellazioni? Una mucchiata energetica? Ma sì. Quante ne hai fatte di costellazioni? Eh, di gruppo forse 3 e singolarmente 2. Va bene. Prendi come dire le immagini di questo film, che adesso interrompi, e mettile da parte. Apri un nuovo film e ti faccio la stessa domanda quella di prima, circa il Theta Healing. Se prima vedevo forse l'energia nera o qualcosa di nero, qui no, non mi sembra. Mhm. Chi è presente oltre a te? Solo la signora che lo fa, una mia conoscenza. Mhm. Che succede energeticamente? Ma io vedo, mi sembra che lei sia pulita. Semmai ero io che emanavo qualcosa di, In forse che modo? qualcosa, non lo so, vedo qualcosa di scuro intorno. Energia, boh. Da dove esce? Se esce? Dove E si trova? mi gira intorno, mi fa, mi gira intorno. Tipo una nuvola nera o di Sì, qualche colore? sì, tipo una nebbia o sì, una nuvola grigia Una mi gira nebbia. intorno. Grigia. Sì, invece da lei non vedo niente. Ok, stessa domanda, agopuntura. Ma qui vedo qualcosa che gira anche intorno a- alla persona che me lo Uomo o donna? donna. Vedo anche questa nebbia, questa nuvola grigia. Ehm, il capo delle tue interferenze è Jill o Satana? Viene da dire Satana. Satana era contento quando tu hai fatto l'agopuntura? Nel tuo caso, ovviamente. Sì,
Sembra di Perfetto. Daniela, causa esoterica del fatto che non hai provato ancora, perché ti sei fermata? Hai sentito forse qualcosa, non so. Il campo della tachionica. mh. Dimmi. Mi sembra anche più positivo forse. Ci sono tante energie, però più sul chiaro, non so spiegare, quelle io penso, quelle negative le vedo in un modo, quelle positive le vedo con un'altra luce. Quindi avendo un dubbio ti sei bloccata? Sì, Va bene. Daniela, ognuno di noi ha un grado di vibrazione. Qualunque sia la tua scala, io ti faccio questa domanda: quanto vibri adesso? 100.000.000. Ok. Tu sei composta da parte subliminale anima e parte eterica spirito. Riesci a vedere queste tue due componenti? Mi viene da dire 34 parte finale. Ah, e il resto la parte eterica. Sì, Riesci a darmi una percentuale di consapevolezza? 189. Riesci a vedere? A darmi il numero delle vite precedenti? 1741. Benissimo. Chiama la tua PS. Come vedi? Cosa vedi? Ma la vedo, so, molto femminile, so. Mhm. Quindi ha la forma di una donna. Sì, una Ha le tue forme? più 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 fine direi, e ha i fiori sulla testa. Una Mm. E ha i capelli, ha il colore dei tuoi capelli, ha i tuoi capelli. sì, mh-mh, Mhm. Sei una te con un corpo un po' diverso e i fiori in testa. mh-mh, sì, È bella o brutta? è bella. Ti dà una sensazione di disagio o di serenità o altro? Di serenità. Ti guarda negli occhi o no? Sì, sì. Cosa ti vuole dire?
di avere più coraggio. Perché? Perché ho tante altre potenzialità che nascondo, che non lascio uscire. Qual è il motivo per cui lei è venuta qui con il tuo corpo? Qual è il progetto? Quali sono le cose che devi sapere e capire, riassumibili con una parola o due, insomma, il nome di un progetto. Posso Non lo so, mi dice che posso esser serena, la vedo serena, contenta, sicura. Ah, e così devi diventare tu. Sì, Perché? Mhm. vedo felicità, non lo so, il progetto. Beh, il progetto è questo. Anche perché la PS non è chissà chi, sei tu. È la tua essenza più intima. Prova a avvicinarti a lei. Come ti vedi vicino a lei? Serena, più proprio quel femminile, non lo so, molto femminile. Mhm. Ti andrebbe di abbracciarla, Sì. di abbracciarti. Mh-mh. Vai. Mi vien da dire io sono lei, siamo un tutt'uno. Vi siete fusi. Sì, Come ti vedi? contenta, serena. Molto bene, bravissima Daniela. Sei un treno ad alta velocità. Adesso chiama la tua parte eterica, lo spirito, il grande spirito degli indiani d'America, la vita, lo spirito vitale, il maschile, il concetto di maschile chiaramente non l'uomo. Quello che se è forte, sei Mh-mh. priva di malattie, piena di energie. Se è debole, sei più cagionevole, sempre stanca. Chiama la tua parte eterica e vediamo come la vedi. Mi vedo, ma vestita da tipo al maschile, non so. Mm? L'altra parte è molto femminile, questa qui è sì, Ma al sei mas sempre tu. sì, sì, Cos'è? Un cappellino? sì, Una giacca? Mm, tipo un gilet, dei pantaloni. Se l'altra parte è un vestito, questo un po' sul maschile. mhm. Mh-mh. La vuoi abbracciare? Sì. Questa seconda parte di te. Mh-mh. Vai.
Che succede? Sentito una grande energia, Mhm. poi come se riuscissi a volare, alzarmi dal letto. Tu Mi pensa che sem nel mio video, nella mia immagine, in corrispondenza del momento in cui tu probabilmente hai sentito la grande energia, c'è stato un aumento di luce della fotocamera, non lo so, non nella realtà ovviamente. Molto bene. Ora Daniela sei veramente te stessa, ti sei ricongiunta con le tue componenti principali. mh, Chiamiamo la tua nonna paterna. Mentre la chiami e lei arriva, crea e apri insieme a me il portale aureo, quello che noi apriamo per i disincarnati, che è una possibilità che noi offriamo loro di andare in un posto dove nessuna interferenza, i disincarnati le hanno, può entrare di dentro. Quindi loro rientrando perché sono stati senza interferenze in quanto PS, posto del genere, possono finalmente decidere in totale autonomia circa il da farsi. È arrivata la nonna? sì, sì, mh-mh. La vedo però vecchia e con una pelle strana, la pelle non naturale. Mm. Offrile una VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza. Offrile questi tre concetti, vibrazione, informazione, consapevolezza. Vediamo se la prende e cosa fa. Sì, l'ha presa e ha cambiato subito il colore della pelle e anche Mhm, più ingiovanita mi sembra. Si è mhm. come svegliata da un sonno, dal letargo. Benissimo. Adesso ha una pelle a posto, Sì, normale. sì, sì. Cosa ti Mh, vuole dire? Lei che tu non hai mai conosciuto, lei che mancò giovane sì, sì. per una malattia. Cosa vuole dire a te, a suo figlio, tuo padre? Ehm, che mi vuole tanto bene e gli è dispiaciuto lasciare i suoi figli così piccoli, così giovani, ma non ha potuto fare altro. Visto che ormai sei un'esperta di abbraccio, vuoi abbracciarlo? Mh-mh. Sì, Che succede? e sento che Mhm. c'è qualcosa di speciale e Come? C'è qualcosa di superficiale? No? di speciale. Speciale? Mh-mh. È una bella sensazione. Bene. Salutala, chiedile se vuole andare nel portale aureo.
E dimmi se tu lo vedi il portale aureo. Sì, Com'è? vedo tipo una galleria di luci, qualcosa di profondo, Mhm. una luce forte. Sì, è andata. Ok, già che ci sei, chiama tutti i tuoi parenti. Io non so quanti ne verranno perché la tua parente ne ha già chiamati parecchie volte, e quindi potrebbe aver svuotato il- i vostri, i vostri- le vostre fila di parenti. Però tu, già che ci sei, li chiami. Vediamo se qualcuno che all'epoca non era pronto e adesso lo è, che all'epoca non aveva capito, adesso ha capito, si fa vivo e si presenta all'appello. Sì. Quanti? Diventati l'86. Benissimo. Chiudiamo il portale aureo e salutiamo tutti. Mm? Sì? Sì. Va bene. Andiamo adesso al cluster. Dimmi se lo vedi. Sì. Come è fatto? Vedo dei vasi di vetro con delle candele colorate. Mhm. Su degli scaffali. Con degli scaffali. Sì. Mhm. Questi sono i tuoi contratti? Sì. Cercane uno a caso, di tutti i punti che mi hai dato tu, quello che più ti infastidisce. La freddezza col tuo partner, l'ovaio policistico, o in generale il progetto infertilità, la difficoltà a parlare in pubblico. Ci possono essere dei contratti per ognuna di queste parti, per ognuna di queste sottoparti. Quello dell'insicurezza. Come è fatto? Così visto uno, visti tutti, te ne rendi veramente conto ed inizi ad eliminare quello. Prima vedevo questo vaso, adesso però ho tolto contatto. Tipo un foglio. Dove Una l'hai per tolto? Come? E se lo dal sol... va da No. questo vaso di vetro. Hai creato un portale aureo prima, puoi creare un portale definitivo, un posto in cui non si viene a distruggere nulla perché nulla si distrugge, tutto è energia che viene reimpastata, risuddivisa, divisa nei mattoncini basilari, diciamo, in questo, di un'entità, di un contratto. Lo apri, mi dici come l'hai fatto e mi dici se butti tutti i tuoi contratti lì dentro.
Era rotondo che ho fatto crescere, tipo un vortice un po'. Mhm. Adesso butto tutti questi vasi, tutti questi contratti, li metto dentro. Li metti dentro. Sì. Un grande vaso portale definitivo. Mh-mh. Ok. Molto bene, chiudi questo portale, chiudi questo vaso, annullalo e hai eliminato i tuoi contratti. Come ben sai, noi qui e anche altrove, in questo caso a guardiano del tuo cluster, hai modo, finalmente esprimendo la tua natura divina e creatrice, di creare la tua prima creatura, diciamo, l'ad eternum, che non ha un aspetto specifico, che non ha un colore specifico o una forma specifica, ma che ha una finalità uguale per tutti. È una tua creazione energetica. L'energia non la sottrai a nessuno, la crei da zero, ha la tua firma, ha le tue condizioni, perché si muove nel tuo spazio. Si chiama ad eternum perché nessuno può spostarlo e perché dura per sempre. Ad eternum, per sempre. Ne puoi creare uno o mille, o infiniti, o quelli che vuoi tu, e li puoi mettere dove vuoi. Io, ti consiglio di metterlo qui, nel tuo cluster, che è uno spazio a te dedicato, e nel quale tu non vuoi più nessuna condizione, nessun contratto, in quanto da adesso in poi Daniela si muoverà nel mondo delle possibilità e delle scelte che immediatamente vorrai implementare ed implementerai, realizzerai come vorrai tu. Mentre parlavo, lo hai già fatto? Sì, sì. Mh-mh. Come? Dato questa palla sempre più grande. Mhm. Una palla di fuoco. È bella, Sì. Mh-mh. È bello, sì. mettila qua, quindi. E dimmi quando l'hai fatto. Sì, l'ho messa. Benissimo. E adesso andiamo a vedere come è fatto il tuo avatar. È un altro posto questo, ed in questo posto ci sono tanti fantocci, cerca il tuo. Quello cioè che è preposto, è un programma, un robot, un fantoccio, chiamalo come vuoi. È seduto a una scrivania, ha un computer davanti e utilizza queste apparecchiature per comandare tutte le tue 1741 vite. Dimmi se ci sei. Sì, sì. Mh-mh. Lo vedo. Come è Sono s fatto? sembra mi fai sembra IT, non so. Ehm, Spesso sembra E.T., non so perché. Mhm, ehm, e sta seduto davanti a una scrivania, mhm. ancora con quel computer vecchio, con lo schermo gigante Mhm. profondo. Sollevalo dal suo compito. Crea un altro portale definitivo
che forma di vaso, come vuoi, e lo metti lì dentro. Nessuno, men che meno lui, ha più diritto di gestire e decidere cose relative alle tue vite, se non tu. Il gioco, l'esperienza per te è finita qui. Finita qui nel senso che l'esperienza era essere comandati da adesso in poi, tutte le tue vite, compresa quella di Daniela, saranno comandate da te stessa. Sì? Sì, l'ho fatto. L'hai Mh-mh. fatto? Bene. Mh-mh. Anche qui una ad eternum. Vediamo se sei Mh-mh. veloce. Sì. E vediamo se... No, vediamo a quanto vibri. Vien da dire 10.000.000.000. Benissimo. Fusa con la tua PS e la tua PE, a quanta è salita la tua consapevolezza o scesa? Vien da dire 203. So Benissimo. Sono cambiate le tue vite precedenti come numero? Erano circa 1700. mi vien da dire 1361, 21, non Bene. E la percentuale di PS in te quanto è? Adesso. Era 34. non lo so, 46, 48 lì, non lo so. Perfetto. Molto molto bene Daniela. Sei diventata, hai tolto i tuoi contratti che ti legavano alle entità di qualunque tipo, eteriche e mentali. Hai alzato tantissimo i tuoi valori, di veramente tanto. Normalmente il 100% tu sei andata ben oltre. C'è ancora quindi traccia di quelle entità eteriche, il mago, il rettile, la cavalletta, no, era la mantide, e Satana? No, no, Niente? ni Ok. Se queste entità avevano messo degli impianti, che ormai è anche abbastanza inutile analizzare, non ci sono più. Verifica comunque che ci siano degli impianti o non ci siano nel tuo corpo. no, niente. Ottimo. Non c'è molto da dire, se non quello che la tua PS e la tua PE, all'unisono, insieme, in coro o separatamente, vogliono farti sapere prima di chiudere questa fantastica e perfetta pulizia energetica che tu hai fatto a te stessa. Di non farmi fermare da nessuno e di essere sicura del fatto mio e non pensare del giudizio degli altri e che posso cambiare tanto, lo posso fare da sola, non ho bisogno di aiuto. E tu senti che sia vero, che è vero. Sì, sento un'energia forte. Molto, molto bene. Creati un ad eternum per ognuno di questi tuoi corpi. Il corpo eterico, quello dello spirito, e mettilo dentro di te. Quando l'hai fatto, dimmi fatto. Fatto. Corpo subliminale, l'anima, lo metti dentro di te. So, Il corpo fisico.
Era il corpo fisico. Fatto. Mh-mh. Il corpo mentale, quello più difficile, quello più complicato. Il computer che ci hanno dato per vivere in questa Matrix. To Quello che potrebbe rischiare con il ricordo, che è tutto e niente, anzi che più è niente che tutto, di dirti, Satana è tornato, la cavalletta è lì dietro, ti stanno aspettando, non avrai scampo. Questi sono solo ricordi, Mh-mh. non c'è nessuno che ha questo potere. C'è solo una persona che ha questo potere, sei tu. Corpo emozionale. Non eri un soggetto molto emotivo, non abbiamo analizzate. Mettiamolo nel tuo corpo emozionale. Dimmi se c'era un'emozione a bassa frequenza, che immagino adesso non ci sia più, ma me lo devi confermare tu, e mettiamolo in quella posizione dove quell'emozione a bassa frequenza, se c'era, si trovava e si trova in una parte del tuo corpo. Mi da dire insicurezza e paura Mhm. e l'ho messo lì. Benissimo, Daniela. Come ti senti? Bene, bene, carica, tanta energia. È uguale la situazione a quella che avevi all'inizio? No, mi sento rilassata. No, no. Forte, energica, capace di fare tutto quello che Sì, vuoi? sì. Pensavi di riuscire ad andare così bene in ipnosi? No, no. Va bene. Mh, Daniela, sei pronto a tornare? Ti riaccompagno? Sì? sì, sono volontari. Ok. Allora, ascolta la mia voce, disconnettiti da tutto e tutti. Tutto quello che hai visto finora appartiene a un passato. Disconnettiti da esso. Conto ora da 1 a 5 e al 5 sarai tornata al tempo presente dal quale ti sto parlando. Sarai qui con me al tempo presente 1. Il tuo corpo diventa sempre più leggero, sempre più velocemente, in maniera generica, o se preferisci dai piedi alla testa, dalla testa ai piedi, 2, mentre il tuo corpo si alleggerisce e si quasi stacca dal letto, tu ti ricarichi delle- dello spirito vitale che un po' hai fatto rilassare durante questa sessione di ipnosi esoterica. Ti ricarichi. E già che ci sei, visto che in questa dimensione è più facile farlo, ti ricarichi di energia. T3 illumini da dentro a fuori fino ad illuminare con la tua luce l'ambiente in cui ti trovi, il letto, la stanza, le pareti bianche. Ti alleggerisci sempre di più. Ora quasi tutto il tuo corpo è leggero come una piuma, vola quasi sopra il letto. 4. Ti stai riempiendo anche di emozioni ad alta frequenza, di gioia, di fiducia, di voglia di fare, di voglia di mettere su un foglio di carta dei nuovi progetti o delle strategie per realizzare vecchi progetti. Sei ricaricata, leggera, luminosa e pronta ad ogni sfida. E 5. Apri gli occhi. Ciao Ma Daniela. ciao Lucio. Tranquilla. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Come stai? Bene, bene.
Hai pianto? Non ho visto, forse con la nonna Sì, mi sembra. sì, Un un pochino. po' sì. Ti stai asciugando. Vuoi che interrompa la registrazione adesso o vuoi dire nella registrazione qualcosa? Stai pure anche così, non è un problema. Ah, puoi interrompere. La interrompo. Ti saluto. Ciao a tutti.